Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a fare questo graziosissimo cinghialetto fatto a portachiavi. Spero che vi piaccia. Ringrazio la persona che mi ha fatto questa richiesta. Andiamo a vedere come l'ho realizzata. Per realizzare la testa del cinghiale abbiamo un anello magico di 6 maglie con il filato marrone. Andiamo a fare una maglia in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Lavoriamo per altri 5 giri, 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. Riempiamo con l'ovatta sintetica. Possiamo ora staccare il filo e andiamo a fare il corpo. Per il corpo abbiamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Lavoriamo le 18 maglie per altri 8 giri. Ora facciamo una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. Riempiamo bene con l'ovatta sintetica. Per le zampe con il filato grigio scuro oppure con il filato nero abbiamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 8 maglie lavorate. Ora lavoriamo 8 maglie, però lavorate in costa e dietro. Prendete solo la parte di dietro della maglia e la lavorate in questo modo. Facciamo un giro di 8 maglie così. Ora sostituiamo il filato con quello marrone e andiamo a lavorare per altri 5 giri 8 maglie basse e poi stacchiamo il filo e riempiamo con l'ovatta sintetica. Per il musetto con il filato grigio abbiamo un anello magico di 8 maglie. Stringiamo l'anello e poi andiamo a lavorare in costa e dietro 8 maglie basse in modo da poter poi formare il musetto. Andiamo in questo modo qui, lavoriamo 8 maglie basse. Prendiamo ora il filato marrone e andiamo a fare per 2 giri le 8 maglie basse e poi stacchiamo il filo. Possiamo staccare il filo, riempiamo con l'ovatta sintetica e poi andiamo a cucire sulla testa. Per i denti andiamo ad avviare un anello magico di 4 maglie, stringiamo l'anello e lavoriamo per altri 2 giri 4 maglie basse e poi stacchiamo il filo. Chiudiamo con ago e filo la base di sotto dei denti e poi andiamo a applicare al lato del musetto. Andiamo a cucire il musetto, lo applichiamo sulla parte bassa in questo modo al centro e andiamo a cucire maglia per maglia bene tutto intorno. Andiamo di lato al musetto e andiamo a cucire i 2 denti. Per l'orecchio facciamo una maglia bassa nell'anello, poi facciamo una mezza maglia, un'altra mezza maglia, una maglia alta, due mezze maglie e una maglia bassa e possiamo poi stringere l'anello. Stringiamo l'anello e questo sarà l'orecchio che poi andremo a chiudere e a cucire. Ho applicato gli occhi, ho passato un po' di filo bianco intorno agli occhi, ora vado ad incollare, ho cucito così i denti e vado a cucire anche le orecchie, le posiziono così e con ago e filo vado a cucire, ho fermato con gli spilli e vado a fermare bene. Ora fermiamo con gli spilli la testa al corpo e andiamo a cucire maglia per maglia bene tutto intorno. Riempiamo un po' con l'ovatta sintetica le zampe, andiamo a chiudere questa parte qui con ago e filo e poi andiamo a cucire 2 sopra, dalla testa al collo, e le altre 2 le andiamo a cucire più sotto alle gambe. Per la coda facciamo 6 catenelle e poi andiamo a chiudere il lavoro. Volendo con il filo grigio possiamo fare un po', andiamo a riempire un po' questa zona qui del finale della coda. Con un po' di filo grigio andiamo a riempire un po' la parte finale della coda. Questo è facoltativo, potete lasciarla anche così se preferite, oppure passate un po' il filo così e riempite un po' questa parte e poi andate a cucire.
Fermiamo con gli spilli anche le zampine sotto e andiamo a cucire. Andiamo a cucire il portachiavi sopra l'anellino, sopra la testa, se volete renderlo un portachiavi, e poi con un po' di filo grigio andiamo a creare il ciuffetto sulla testa, sulla fronte, diciamo a questo punto qui. Passiamo un po' di volte il filo e lo potete fare così tranquillamente, passandolo semplicemente, e andiamo a riempire un po' questa parte qui. Fatto questo, possiamo poi staccare il filo. Ed eccolo terminato, questo è il mio cinghiale piccolino portachiavi. Spero che vi sia utile e gradito anche questo tutorial. Vi aspetto alla prossima e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao, un bacio e un abbraccio. Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto. Grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.